Ciao a tutti ragazzi, io sono Alex e benvenuti in questo nuovo video. Quello che voglio fare con voi oggi, siccome è lunedì sera e siamo all'inizio della settimana, è trattare un video più semplice rispetto a quelli che avete visto ultimamente. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto uno di voi nei commenti di TikTok. Vi ricordo intanto che su TikTok io ho un profilo che si chiama Le Lanterne di Aglim, vi consiglio caldamente di andare a darci un'occhiata. Mi ha chiesto di consigliargli da che cosa partire per lui che voleva approcciarsi per la prima volta al genere giallo. Ebbene, oggi risponderò a questa domanda. Voi però intanto ricordatevi di seguirmi sia su TikTok che su Instagram, perché cercherò di tornare a essere attivo su tutti quanti i social, adesso che si sta anche avvicinando l'estate e la fine della scuola. Ma adesso basta con le chiacchiere, direi di partire. Oggi parliamo di un genere che secondo me viene spesso sottovalutato, semplificato, ridotto a una sola domanda: chi è l'assassino? E invece no, o meglio, sì, spesso nei gialli c'è anche quella domanda lì, c'è un morto, c'è un mistero, c'è qualcuno che mente, c'è qualcuno che indaga, c'è una verità nascosta da qualche parte. Però il giallo non è soltanto il gioco dell'indovinello, non è solo arrivare alla fine a dire ah, era stato lui. Il giallo è un genere enorme, pieno di strade diverse, pieno di sfumature e pieno di autori che hanno usato il delitto per parlare della società, della famiglia, della colpa, della giustizia, del potere e di tante cose diverse, però attraverso il potere della menzogna. E quindi oggi voglio provare a rispondere a questa domanda, ovvero da che cosa si può cominciare per chi vuole approcciarsi per la prima volta al genere giallo, perché magari avete visto qualche serie crime, magari vi piacciono i film investigativi, magari avete letto un thriller o volete qualcosa di più classico, oppure vi attira l'idea di una storia costruita come un enigma, dove i dettagli potrebbero essere importanti, dove una frase buttata lì a pagina 30 potrebbe tornare decisiva a pagina 220. Ecco, il punto è proprio questo: il giallo può essere una porta d'ingresso meravigliosa alla lettura, perché ha una qualità che non tutti i generi hanno con la stessa forza. Ti costringe ad andare avanti, ti mette una domanda in testa, ti dice vuoi sapere la verità? Allora gira la prossima pagina e continua a leggere. E credetemi, per un lettore che magari legge poco o che non sa bene da dove partire, questa cosa è potentissima. Non sapevo bene da quale libro iniziare questo video, perché il giallo ha tantissime anime. C'è il giallo classico inglese, quello con la villa, il cadavere, i sospettati e l'investigatore geniale. C'è il noir, più cupo, più urbano, più sporco, dove spesso il problema non è solo trovare il colpevole, ma capire quanto è marcio il mondo attorno al delitto. C'è il poliziesco, c'è il legal thriller, c'è il thriller psicologico, il giallo storico, il giallo italiano e il mystery moderno. Quindi ho deciso di partire dal punto più naturale, forse anche più ovvio, ma secondo me inevitabile: Agatha Christie. Perché sì, se parliamo di letture gialle da cui iniziare, la Christie va nominata. È quasi impossibile non farlo, e lo so, qualcuno dirà ma è troppo classica, troppo famosa, troppo già sentita. Però il punto è questo: è famosa per un motivo, anzi molti motivi. È una delle porte d'ingresso migliori al mondo per il genere giallo, perché scrive storie chiarissime, leggibilissime, costruite in maniera precisissima. Prende una situazione apparentemente semplice e la trasforma in un meccanismo perfetto. E se dovessi consigliare un libro da cui partire, probabilmente direi Assassinio sull'Orient Express. Non perché sia l'unico, non perché sia per forza il migliore in assoluto, perché per me il migliore della Christie è L'Assassinio di Roger Ackroyd. Lì abbiamo un omicidio, abbiamo un gruppo di passeggeri chiusi nello stesso spazio, Hercule Poirot, questo investigatore belga elegantissimo, maniacale, attentissimo ai dettagli, convinto che la verità non stia solo nelle impronte o negli oggetti, ma soprattutto nella psicologia delle persone. E poi abbiamo una struttura quasi teatrale: tutti sono lì, possono essere interrogati, hanno qualcosa da nascondere. L'Orient Express è perfetto per capire il fascino del giallo a enigma. Il piacere non sta soltanto nel sapere chi ha ucciso, ma nel vedere come ogni pezzo va al suo posto, e come osservare un puzzle che piano piano si compone davanti a noi, e quando arrivi alla soluzione, che ovviamente non vi dirò, capisci perché Agatha Christie è diventata Agatha Christie. Un altro titolo suo che consiglierei tantissimo è 10 piccoli indiani, e come viene chiamato nelle edizioni più recenti, 10 piccoli indiani e non rimase nessuno, a seconda dell'edizione che trovate. Anche qua, situazione semplicissima e geniale: 10 persone invitate su un'isola, nessuno sembra sapere davvero perché sia lì. A un certo punto iniziano a morire uno dopo l'altro, e il problema è che sull'isola non sembra esserci nessuno oltre a loro 10. E questo è uno di quei libri che funziona ancora oggi in modo spaventoso, ha un ritmo incredibile, un'atmosfera quasi horror, una tensione continua. È giallo, ma è anche una storia di isolamento, colpa, passato che ritorna. È una lettura perfetta per chi pensa che i classici siano lenti, vecchi e polverosi. Questo libro, quando parte, non ti lascia respirare. Poi certo, Agatha Christie non è tutta uguale. Alcuni romanzi sono più brillanti, altri più meccanici, alcuni sono invecchiati meglio, altri meno. Però come punto di partenza resta fondamentale. Se volete capire il giallo classico, quello dell'enigma, della stanza chiusa, dell'investigatore che ricostruisce la verità, da lei prima o poi dovete passare
passare per forza. E già che siamo nel giallo classico, non posso non citare Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes. Lui è un personaggio che ormai conoscono tutti, anche persone che non hanno mai letto una pagina dei racconti originali. Lo conosciamo per i film, le serie televisive, per le 1000 reinterpretazioni moderne, per l'immagine del detective con il cappello, la pipa, il violino, il metodo deduttivo inconfondibile. Però leggere i racconti originali è tutta un'altra cosa. Dovete partire da uno studio in rosso se volete sapere la prima apparizione di Holmes e Watson, oppure da qualsiasi racconto che Arthur Conan Doyle ha pubblicato fino al 1927. Holmes funziona benissimo sia in forma lunga che in forma breve. È una lettura veloce, molto accessibile e permette di capire perché questo personaggio è diventato un archetipo del detective. La cosa bella di Holmes è che non è solo intelligente, è quasi disumano nella sua capacità di osservare. Vede quello che gli altri non vedono. Dove noi vediamo una macchia, lui vede una storia. Dove noi vediamo una persona entrare in una stanza, lui vede il mestiere, le abitudini, il viaggio appena fatto. E Watson è fondamentale proprio perché siamo noi. Noi siamo Watson. Senza Watson, Holmes sarebbe forse troppo freddo. Con Watson invece diventa leggibile, umano, narrativamente perfetto. Se la Christie è il grande meccanismo del giallo classico, Conan Doyle è l'origine mitica dell'investigatore moderno. E per iniziare va benissimo, soprattutto se volete qualcosa di episodico, non troppo lungo, non troppo pesante. Poi però secondo me bisogna fare un passo diverso, perché il giallo non è solo Inghilterra, salotti, treni, ville e investigatori geniali. Il giallo può anche diventare noir, e qui entra in gioco Raymond Chandler. Chandler forse non è il primissimo autore che consiglierei a chi non ha mai letto nulla, perché il suo stile è più particolare, più denso, più atmosferico. Però se vi interessa il lato più sporco, malinconico e urbano del giallo, allora Il Grande Sonno è un punto di partenza quasi obbligatorio. Qui non siamo più nel mondo ordinato del giallo classico, non c'è l'idea che il delitto sia una macchia dentro un sistema che poi verrà ripulito. Nel noir il mondo è già macchiato, la città è già corrotta, i personaggi mentono di continuo, non perché hanno commesso un crimine, ma perché mentire è il loro modo di sopravvivere. Il protagonista, Philip Marlowe, è un investigatore privato cinico, ironico, stanco, ma con una sua idea di dignità. Non è un eroe puro, però ha un codice morale, e questa è una cosa bellissima del noir. Spesso il protagonista sa benissimo che non può salvare il mondo, però prova almeno a non farsi inghiottire. Il Grande Sonno è una lettura diversa, più cupa, meno gioco, più atmosfera. Non lo consiglierei magari a chi vuole solo un enigma pulito e cristallino, perché Chandler è più interessato al clima morale, ai dialoghi e alle persone rovinate. Però se volete capire un'altra faccia del giallo è importante provarlo, e accanto a Chandler potremmo citare anche Dashiell Hammett, il facoltoso maltese. Anche qui stiamo dentro il noir americano. Hammett è più secco, più duro, meno lirico di Chandler, però altrettanto importante. Per fare un paragone, se la Christie costruisce gli orologi, Hammett costruisce i coltelli. Passiamo però a qualcosa che secondo me può essere un punto di partenza molto più vicino a noi. Georges Simenon e il commissario Maigret. Simenon è un autore gigantesco, ha scritto tantissimo, forse troppo, e dentro la sua produzione c'è un mondo intero. Però i romanzi di Maigret sono perfetti per chi vuole avvicinarsi al giallo senza per forza entrare in trame complicate, perché Maigret non è Poirot, non è Holmes, è un investigatore che non arriva e fa il numero di magia. Maigret osserva, ascolta e respira l'ambiente. Parola chiave, ambiente. Nei romanzi di Simenon il delitto nasce quasi sempre da un contesto umano: famiglia, provincia, bar, casa, strada, matrimonio infelice. Maigret indaga, ma soprattutto cerca di capire, cerca di entrare nella vita degli altri, cerca di sentire la temperatura morale di un luogo, per così dire. Per iniziare potete prendere uno dei tanti romanzi di Maigret senza farvi troppi problemi. Peter Illetton è il primo, ma non è obbligatorio partire per forza da lì. Potete scegliere Maigret e il corpo senza testa, il cane giallo, Maigret and un piège, a seconda delle edizioni italiane che trovate. Il bello è che sono romanzi brevi, molto leggibili, con un'atmosfera straordinaria. È consigliatissimo a chi vuole un giallo più umano, meno spettacolare ma psicologico. Non aspettatevi sempre il grande colpo di scena alla Agatha Christie, piuttosto una discesa da dentro la tristezza, la mediocrità e i desideri repressi. Ed è proprio lì che poi diventa potentissimo. Ma adesso addentriamoci nel nostro territorio, la nostra cara Italia, perché se parliamo di gialli da cui iniziare non possiamo fingere che il giallo italiano non abbia avuto una sua tradizione fortissima, e il primo è Leonardo Sciascia. Con Sciascia bisogna fare attenzione, non possiamo definirlo autore di gialli perché è riduttivo, usa la struttura del giallo ma per parlare di potere, mafia, politica, verità e giustizia impossibile. Se la Christie ci dà l'idea che la verità possa essere trovata, Sciascia spesso ci dice una cosa molto più inquietante: la verità magari si trova anche, ma non è detto che serva a qualcosa, non è detto che il mondo l'accetti e che la giustizia arrivi. Il giorno della civetta è probabilmente il punto di partenza migliore, è breve, intenso ma chiarissimo, un omicidio, un'indagine, un capitano dei carabinieri
stranieri che cerca di arrivare alla verità, ma attorno a lui c'è un sistema di silenzi, paura, convenienze e complicità. È un giallo? Sì, ma è anche un romanzo civile. È un libro che usa il delitto per raccontare un paese e secondo me è fondamentale perché ti fa capire una cosa: il giallo non è un genere minore, può essere letteratura altissima, può essere analisi sociale, può essere critica politica, e sempre di Sciascia consiglierei anche A ciascuno il suo. Anche qui un delitto, un'indagine, un protagonista che cerca di capire, ma il punto non è solo scoprire chi ha ucciso, ma capire quale rete si muovono i personaggi, chi parla, chi tace, chi sa, chi finge di non sapere. Sciascia non è forse la lettura più leggera, però è una lettura importante se volete capire il giallo italiano nella sua dimensione più politica e morale. Tralasciando il lato politico arriviamo ad Andrea Camilleri e il commissario Montalbano. Camilleri è un altro ingresso perfetto, ma per motivi completamente diversi. Con Montalbano entriamo in un mondo riconoscibile, caldo, ironico, mediterraneo, pieno di lingua, di cibo, di mare e di personaggi memorabili. I romanzi di Montalbano sono gialli, ma sono anche commedie umane, racconti di costume, fotografie di una Sicilia immaginaria e verissima allo stesso tempo. Il primo libro è La forma dell'acqua e secondo me si può partire tranquillamente da questo. Non è forse il Montalbano più esplosivo, ma introduce bene il personaggio. Montalbano è un commissario intelligente, malinconico, testardo e scorbutico, ma legato alla sua terra e al suo modo di vedere le cose. E attorno a lui c'è il cast ricorrente che col tempo diventa quasi familiare: Catarella, Augello, Fazio, Livia e Adelina. La forza di Camilleri sta anche nella lingua, quel misto di italiano, siciliano, quella musicalità, quel modo di far parlare i personaggi che può sembrare un ostacolo, ma dopo appena poche pagine diventa parte del piacere. È come entrare in una cadenza, in un ritmo. Montalbano è perfetto per chi vuole un giallo con una forte identità territoriale, con casi spesso molto interessanti. Non è il tipo di giallo freddo, matematico, tutto costruito sull'enigma. È un giallo di personaggi, di atmosfera e di umanità. Santo cielo, ma se cercate qualcosa di più contemporaneo e più thriller, allora andate da Donato Carrisi. Carrisi è uno degli autori italiani più noti del thriller moderno. Con Il suggeritore è diventato uno dei titoli più consigliati. Qui però cambiamo proprio territorio. Non siamo più nel giallo classico, ma non siamo nel romanzo civile alla Sciascia. Thriller psicologico è il nome chiave, pieno di oscurità e di colpi di tensione. Il suggeritore parte da un caso molto inquietante: alcune braccia ritrovate appartenenti a bambine scomparse. Da lì si sviluppa un'indagine che diventa sempre più disturbante, sempre più complessa, legata alla mente del male, alla figura del serial killer, alla paura che il colpevole sia sempre un passo avanti a noi. Carrisi è perfetto per chi vuole una lettura coinvolgente, cinematografica, costruita sul devo sapere cosa succede dopo. Il capitolo è breve, la rivelazione magari non è il punto di partenza ideale per chi cerca il giallo classico, ma è ottimo per chi arriva alla serie crime, dai thriller televisivi, dai film cupi, e vuole qualcosa di simile su carta. Piccola parentesi, diciamo giallo, però spesso in Italia mettiamo dentro tantissime cose diverse: classico, thriller, noir, poliziesco, crime. Non sono proprio la stessa cosa. L'importante è capire che sapore vi piace. Volete l'enigma? Andate sulla Christie. Volete il detective geniale? Andate su Holmes. L'atmosfera cupa, Chandler. L'indagine umana, Simeon. Volete l'Italia e la lingua? Camilleri. Tensione moderna, Carrisi. Colpi di scena a ripetizione continua, Joel Dicker. Arriviamo a Fred Vargas, che scrive gialli strani, particolari, con un'atmosfera quasi fiabesca e a tratti surreale. Il suo commissario Adsberg non è il classico investigatore, intuitivo, nebuloso, distratto all'apparenza, e segue pensieri che gli altri non capiscono. Un titolo da cui potete partire è L'uomo dei cerchi azzurri, che ho letto recentemente. Nei suoi romanzi c'è sempre qualcosa di bizzarro, di inquietante, di leggermente fuori asse. Non siamo nel realismo duro del noir americano, come per esempio lo eravamo con i meccanismi perfetti alla Christie, ma in un mondo dove il mistero sembra quasi avere una qualità mitologica e simbolica. Secondo me è perfetto per chi vuole un giallo diverso, elegante, ma se avete già letto uno o due classici e volete qualcosa che sposti un po' le coordinate, lei è davvero interessante. E poi c'è un altro filone, il giallo storico, e qui potremmo citare Il nome della rosa di Umberto Eco, un altro nome italiano. Attenzione però, è un capolavoro, ma non è necessariamente una lettura facile. È un romanzo storico, filosofico e semiotico, pieno di riferimenti medievali, teologici e culturali, però un giallo ambientato in un monastero con una serie di morti misteriose. È un investigatore come Guglielmo de Baskerville, che già nel nome richiama Sherlock Holmes. Io lo consiglio, non proprio come primissimo, a meno che non siate lettori già abbastanza allenati, però se volete capire fino in fondo dove può arrivare il genere, Il nome della rosa è importante, perché Eco prende la struttura dell'indagine e la usa per parlare di conoscenza, potere, interpretare libri, eresie, risate e verità. Può essere intrattenimento, ma anche filosofia. Ti chiedi chi è stato, ma anche che cos'è la verità, e questa è una cosa enorme. E se volete un giallo storico più scorrevole, allora vi consiglio
Elise Peters con fratello Cadfael. Anche qui siamo nel Medioevo, ma con una struttura più accessibile. Cadfael è un monaco investigatore, ex soldato, uomo di esperienza, umano e intelligente. È un ottimo ingresso per chi ama l'ambientazione storica ma vuole comunque una lettura piacevole. E adesso, facendo una carrellata di gialli, secondo me bisogna parlare anche del thriller nordico, perché negli ultimi decenni ha avuto un successo enorme. Atmosfere fredde, indagini che spesso diventano critica sociale, e il titolo più famoso che mi viene in mente è Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, primo volume della trilogia Millennium, ma è stato per tantissimi lettori una porta d'ingresso potentissima. La storia segue Michael Blomswick, non so pronunciare il nome, mi dispiace. Lui è un giornalista investigativo, e Lisbeth Salander, un hacker geniale, traumatizzata e asociale e memorabile. Il romanzo parte da un mistero familiare, ragazza scomparsa da anni prima, una famiglia ricchissima e piena di segreti, un'isola, vecchie fotografie, documenti e indizi, e poi diventa molto di più: violenza, potere, misoginia, corruzione, controllo. È lungo, non leggerissimo, ma molto trascinante. Lisbeth è uno di quei personaggi che restano impressi, e se vi piacciono le storie moderne con indagini giornalistiche può essere un ottimo punto di partenza. Sempre nel caro freddo nordico possiamo citare Henning Mankell con il commissario Wallander. Qui il tono è più malinconico, lento, riflessivo. Wallander è un investigatore stanco, pieno di problemi personali e di rabbia, che indagano in una Svezia attraversata da tensioni sociali. Assassino senza volto è un buon punto di partenza. È perfetto se volete un poliziesco cupo e realistico. E poi naturalmente c'è il legal thriller, perché magari uno non vuole il detective, non vuole la billa inglese, ma vuole i tribunali, come ad esempio quelli di Law and Order. E allora il nome più immediato è John Grisham. Il momento di uccidere o il socio possono essere ottimi punti di partenza. Grisham ha una scrittura accessibile, narrativa e cinematografica. Ti prende e ti porta dentro a meccanismi legali, morali e economici. Il suo punto di forza è rendere comprensibile e avvincente un mondo che sarebbe, se no, tecnico e noioso per tutti. Il legal thriller è perfetto per chi ama le storie, dove la verità deve essere non solo scoperta ma dimostrata, ed è difficilissimo, perché ci sono le leggi, avvocati, giudici. È un sottogenere molto bello, perché sposta la tensione dall'indagine al confronto pubblico. E a questo punto però voglio citare anche un'autrice contemporanea che secondo me può funzionare molto: Gillian Flynn. L'amore bugiardo, conosciuto anche come Gone Girl, è uno di quei libri che hanno segnato il thriller moderno. Il mistero parte dalla scomparsa di una donna, Amy, e dal marito Nick, che diventa progressivamente sospetto, ma la vera forza del romanzo non è solo nella domanda cosa è successo, ma nel modo in cui Flynn costruisce la manipolazione, la percezione pubblica, il matrimonio come campo di battaglia. E non è un giallo classico, è un thriller psicologico molto cattivo e inquietante, pieno di personaggi sgradevoli e affascinanti. Lo consiglierei a chi vuole qualcosa di moderno, un po' disturbante. Non è rassicurante, non è pulito e nemmeno consolatorio, però funziona. E se parliamo di thriller psicologico, non possiamo non citare Paula Hawkins con La ragazza del treno. Anche qui abbiamo una protagonista problematica, una scomparsa e una verità frammentata. È un libro molto accessibile, molto bello e molto sorprendente. Ora, tra tutti questi nomi potreste chiedermi: sì, ma quindi da quale parto davvero? Ecco, secondo me dipende da che tipo di lettore siete. Se volete partire dal giallo classico, quello più puro, quell'enigma, vi consiglio Agatha Christie con Assassino sull'Orient Express, oppure Roger Ackroyd o 10 piccoli indiani. Se volete il detective iconico, vi consiglio Sherlock Holmes, naturalmente. Magari dai racconti, così non vi impegnate subito in un romanzo lungo, come ad esempio La Valle della Paura. Se volete qualcosa di più umano, vi consiglio Simeon e Maigret, romanzi brevi ed eleganti. Un giallo italiano? Assolutamente Camilleri oppure Carrisi. Se volete qualcosa di più cupo, vi consiglio sempre Carrisi, ma al tempo stesso vi posso consigliare anche Sciascia. Se volete qualcosa di più noir, ovviamente Chandler, come detto prima. Ecco, secondo me il miglior modo per capire da che romanzo partire di un giallo è sì studiarvi il tipo di genere, perché come ho ripetuto fino all'esaurimento nervoso in questo video, anche mettendoci tutta l'emozione possibile, il giallo non è un genere unico, ha diversissime sfaccettature, ramificazioni che quasi sono impossibili da concepire per un lettore che magari ha le prime armi. Io, quando ho cominciato a leggere il genere giallo, ho voluto fare il passo più lungo della gamba, e sapete cosa ho letto? Io sono l'abisso di Donato Carrisi, che ho pensato: mamma mia, una storia semplicissima. Poi mi sono letto Il suggeritore e a quel punto ho capito quanto effettivamente il genere possa essere forte. Poi sono passato ad Agatha Christie, sono passato da Joel Dicker, da Ellery Quinn, ho letto i romanzi di Padre Brown, cioè ho letto veramente una vagonata di romanzi gialli, e posso dirvi senza mezzi termini che se volete veramente approcciarvi a questo genere, prima leggetevi con cura le caratteristiche del genere classico, del cupo, del noir, del thriller, e fate una sostanziale
la distinzione tra, se volete, un giallo vero o più uno ambientato in un thriller, perché possono sembrare sostanzialmente due generi diversi, ma hanno molti punti in comune. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete partire con il genere giallo, studiatevi bene le caratteristiche di questo genere e di tutte le sue ramificazioni. Provate a leggervi anche le biografie degli autori, potrebbero darvi molti spunti interessanti. Ad esempio vi dico una piccola curiosità: sapevate che per Assassino sull'Orient Express Agatha Christie prese ispirazione dalla scomparsa di un bambino in un parco di Londra? Questa è una delle versioni ufficiali, ma ce ne sono tante altre. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro scrittore giallo preferito e qual è il vostro romanzo giallo preferito. Per me resterà per sempre L'Assassinio di Roger Ackroyd, perché secondo me ha il colpo di scena più impressionante di tutta la letteratura gialla del Novecento. Fino ad oggi non ho mai letto un giallo che mi abbia saputo sorprendere come quello, e ovviamente parliamo della madre del giallo, la Christie. Vi ricordo che in descrizione troverete i link di tutti i miei social. Saluto i 4 youtuber che hanno vinto il saluto, che sono Passione Retorica, Che libro mi sconsigli, Crisia Bloom e La locanda segreta di Gondor. E il vincitore questa volta è La locanda segreta di Gondor. Fantastico. E vi ricordo che se volete essere salutati vi basterà scrivere #mi saluti qua sotto nei commenti. Sarò io poi a scegliere i 4 finalisti e annuncerò il vincitore o la vincitrice nel video successivo. Iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ragazzi ci vediamo come sempre la prossima volta. Ciao a tutti, buona lettura!